Prima c'è stato l'esordio con l'Inter dei grandi nel palcoscenico più importante, la Champions League durante Inter-Monaco nell'ultimo quarto d'ora di partita. Poi, meno di 24 ore dopo, il suo procuratore Beppe Riso era in sede all'Inter per ultimare gli ultimi dettagli per il rinnovo del suo contratto fino al giugno del 2029. E sempre in quei giorni, anzi in quelle ore, meglio ancora, si è cominciato a parlare anche dell'interesse nei suoi confronti da parte di alcuni club di Serie A. Su tutti sembrava il più interessato il Monza, però comunque l'attenzione stava cominciando a dirigersi verso di lui. Stiamo parlando di Giacomo De Pieri, talento della primavera dell'Inter, che ha già fatto vedere tante belle cose nel settore giovanile, ha già dei numeri piuttosto rilevanti nelle giovanili, e dopo l'esordio in Champions League contro il Monaco ha attirato l'attenzione anche di tanti tifosi che in quei pochi minuti hanno visto un paio di giocate in particolare che hanno colpito in qualche modo, anche se chiaramente è ancora molto presto e parliamo veramente di poco materiale a nostra disposizione. Però il fatto che Simone Inzaghi abbia deciso di farlo esordire e abbia puntato su di lui nelle varie scelte che aveva a disposizione in panchina, magari ci dà anche un piccolo segnale. Non sarebbe il primo che appunto ci arriva di questo tipo, che poi magari non si è tramutato in un nulla di fatto, però proprio in virtù di quello che è successo in quei giorni, in quelle ore, in tanti sotto i nostri contenuti, nelle nostre dirette, ci hanno chiesto appunto di fare anche un identikit di Giacomo De Pieri, e quindi siamo qui con un contenuto concentrato sul talento classe 2006 dell'Inter. Ve lo presentiamo un po' a livello di caratteristiche. C'è un paragone importante che alcuni stanno facendo non sul livello del giocatore, naturalmente, ma si tratta di caratteristiche, di movenze, di tendenze sul campo che lo paragonano ad un giocatore molto interessante. Non forse un fuoriclasse assoluto che tendenzialmente viene utilizzato come metro di paragone, ma forse anche più interessante ancora il fatto che la scelta non sia su Messi o quei giocatori qui, ma un giocatore fortissimo, e fra poco ve lo spoilerò, ma magari non proprio di primissimo piano. Ben ritrovati amiche e amici passione interisti, come sempre vi invito a lasciare un click sul tasto mi piace qui sotto, ad iscrivervi al nostro canale. Abbiamo superato da poco i 75.000 iscritti, stiamo volando veramente verso il numero di spettatori che San Siro offre, quindi dai, aiutateci che vogliamo riempire San Siro e poi chiaramente andare ancora oltre. Prima di partire vi ricordo anche all'interno del nostro club di Passione Inter su www.passioneinter.club che in queste settimane, ve l'abbiamo raccontato più volte, abbiamo lanciato questa novità che arrivava anche da voi, da alcune vostre richieste, ovvero la possibilità di diventare soci del nostro club con una durata mensile, quindi con un sistema di abbonamento che consente maggiore flessibilità e non vi impegna per un periodo di tempo più lungo rispetto appunto agli altri, ma avete la possibilità di farlo anche all'interno di un range mensile. Quindi mi raccomando, www.passioneinter.club per tutti i dettagli, per tutti i benefici che comporta sostenere Passione Inter ed entrare soprattutto a far parte della nostra grande community, nella quale tendenzialmente chi ci entra poi non esce. Non è una minaccia, è una cosa molto positiva. Cominciamo allora a parlare di Giacomo De Pieri. L'introduzione già secondo me dà delle informazioni importanti, perché davvero nel giro di 48 ore più o meno c'è stato questo esordio che qualcuno magari dava come remota possibilità, ma non c'era questa sensazione fino in fondo, anche perché poi di fatto la partita col Monaco andava giocata, andava vinta, non era scontato che ci fosse la possibilità di arrivare al punto di poter fare esordire un ragazzo come De Pieri. Ha esordito, ha giocato gli ultimi 14-15 minuti, si è fatto notare con una giocata interessante in area di rigore, dove ha cercato un guizzo portandosi la palla sul mancino per poi tirare in posizione defilata colpendo solo l'esterno della rete, però l'ha fatto con una velocità tale che ha sorpreso un pochino tutti ed è stato un bel biglietto da visita. Poi, come vi dicevo, nel giro proprio di 48 ore, rinnovo di contratto fino a giugno 2029 e interesse di alcuni club che hanno portato l'Inter, diciamo così, a ragionare anche sul futuro di De Pieri, perché comunque sappiamo che l'Inter in queste settimane sta lavorando anche per la squadra Under 23, che dovrebbe partire con tutta probabilità nella prossima stagione, e vedendo anche i precedenti di altre squadre, la Juventus tutte, ma anche altre,
potrebbe essere un progetto interessante e soprattutto un progetto che è molto in linea con l'idea che sembra aver portato la nuova proprietà di Oaktree, in questo caso un po' più di rottura rispetto alla gestione precedente di Steven Zhang. Che tipo di giocatore è però questo Giacomo De Pieri? Intanto, per chi ci segue da YouTube, come sempre vi mostro anche la scheda di Transfermarkt, che non ci offre ancora una stima sul valore di De Pieri, ed è abbastanza comprensibile. Parliamo di un ragazzo appunto molto giovane, è un classe 2006, tra l'altro nato il 29 dicembre, quindi è quasi un classe 2007. 1,74 m di altezza, e la posizione già ci dà delle informazioni importanti, perché la sua posizione originale, diciamo così, è quella di ala destra, in particolare di esterno destro offensivo, diciamo una sorta di esterno del 4-3-3, possiamo definirlo in questa maniera. Piede sinistro, quindi mancino di piede, come dicevamo, poi il contratto scade nel 2029 perché ha rinnovato appunto proprio in questi giorni. La posizione di De Pieri quindi già potrebbe rappresentare un piccolo problema rispetto all'Inter di Inzaghi, perché nel 3-5-2 dell'Inter non c'è un esterno del 4-3-3. Però, a parte il fatto che immaginare oggi un impiego di De Pieri continuativo in questa Inter è abbastanza un'utopia. E poi comunque quando si è così giovani si può anche evolvere, si può anche cambiare la propria zona di campo, cambiare qualcosa delle proprie caratteristiche. Diciamo che a livello appunto di caratteristiche, De Pieri, o meglio diciamo a livello di prospettiva innanzitutto, De Pieri fin da giovanissimo, anzi, perché è ancora molto giovane, ha già fatto vedere una tendenza notevole, per esempio nell'anticipare i tempi. È stato convocato più volte da sottoetà, già nel 2000, in questa stagione anzi in particolare, con la primavera è aggregato da sottoetà, e anche il percorso che ha fatto nella nazionale italiana, nei vari step delle giovanili della nazionale italiana, lo ha quasi sempre fatto da sottoetà. Tant'è che ha esordito già, per esempio, anche con l'Under 20. Questo non è il primo e non sarà l'ultimo, diciamo, ad avere questa caratteristica, però tendenzialmente è un primo segnale di valore che un giocatore delle giovanili può mostrare. Se non erro, non vorrei sbagliare, ma se non erro anche per esempio Francesco Pio Esposito, che è un giocatore molto più pronto e di cui già si parla con concretezza del possibile futuro nell'Inter, è un altro di quelli che nel passato ha mostrato questa precocità, diciamo così, nel passare i vari step delle giovanili. De Pieri è andato già a segno sia in campionato, nel campionato primavera, che nella Youth League, quindi quella che viene ribattezzata la Champions League dei giovani, e per capirci, a livello di numeri, in questo momento la stagione di De Pieri porta a 28 presenze, diciamo sarebbero 29, ma il quarto d'ora con l'Inter dei grandi potremmo un attimino escluderlo, quindi 28 presenze più 14 minuti, diciamo così, 8 gol e 8 assist, e di questi 2 gol e 3 assist li ha messi insieme proprio in Youth League, una competizione in cui peraltro l'Inter sta facendo benissimo, ha vinto tutte le partite e sembra veramente una schiacciasassi. In qualche modo assomiglia un po' all'Inter dei grandi, che infatti in Champions League ha fatto risultati veramente molto importanti. Quindi numeri notevoli, 8 gol e 8 assist per un esterno d'attacco non sono assolutamente male. E a livello di caratteristiche, arriviamo appunto al punto caldo della questione. Come dicevo, De Pieri è un esterno d'attacco barra trequartista, potremmo definirlo, e infatti alcuni osservatori, alcuni portali lo hanno anche paragonato, questo era il nome a cui mi riferivo all'inizio, a Odegaard, trequartista, anche lui fantasista, diciamo così, dell'Arsenal, con il quale potremmo dire che condivide un po' la tecnica, un po' l'eleganza nel tocco, la propensione anche al dribbling, e questa è una cosa che per esempio nell'Inter di Inzaghi vediamo per pochi giocatori, sarebbe una novità, e anche la capacità di farsi trovare nel vivo della manovra nelle zone decisive. Anche questo spesso è una cosa che si ha un po' nel sangue, la capacità di essere nel posto giusto al momento giusto e fare anche la giocata decisiva. Ovviamente a tutto questo, come vedevamo, aggiunge anche una notevole propensione al gol, perché poi quando si hanno queste caratteristiche può essere facile magari essere un po' fumosi, concretizzare poco. In realtà dai numeri abbiamo visto che De Pieri, almeno per il momento, può essere considerato una sorta di 10 molto moderno, che però concretizza, perché 8 gol e 8 assist sono numeri non banali.
Il percorso quindi di De Pieri in questo momento lo sta portando a giocare nell'Inter Primavera, a giocare anche nella competizione europea della Youth League, che è importante. In futuro le strade direi che sono principalmente 2. Ripeto, io non credo ad un De Pieri aggregato in pianta stabile nell'Inter, perché fanno fatica ad esserlo anche giocatori ben più pronti di lui e con qualche anno in più di lui. Diciamo che le possibilità sono prettamente 2: da una parte un prestito, magari partendo dalla Serie B, per fare un percorso graduale, per poi sperare magari, in caso faccia molto bene, di passare in Serie A, un po' come si sta facendo, lo cito ancora, con Francesco Pio Esposito. Oppure al contrario, il fatto di inserirlo all'interno della squadra che giocherà nell'Under 23. Un Under 23 che, viste appunto anche i precedenti delle altre squadre, come dicevo prima, dovrebbe essere un contesto un pochino più probante in vista di un percorso che lo porti nel calcio dei grandi, rispetto per esempio al campionato primavera, che francamente sembra fare un pochino storia a sé, cioè tendenzialmente i giocatori che escono da lì devono ancora essere formati quasi del tutto, mentre invece, vedendo anche per esempio alcuni giocatori della Juventus su tutti, uscendo dall'Under 23 si ha già un primo inizio importante a livello proprio di scontro con il calcio professionistico, con un calcio di un livello un po' superiore, e questo potrebbe essere interessante. L'Inter, ripeto, sta lavorando molto anche sull'Under 23, magari ecco nelle prossime settimane troveremo anche l'occasione di portarvi un contenuto dedicato ai giocatori che l'Inter ha già preso e sta seguendo per l'Under 23, con l'idea del progetto che ha in mente per valorizzarli, e uno di questi potrebbe essere appunto proprio Giacomo De Pieri. Questo era un breve identikit di un giocatore che, ribadisco, per ora ci ha dato da vedere tante belle cose quest'anno, però è ancora molto giovane, quindi va ancora aspettato, va seguita la sua evoluzione, potrebbero anche cambiare delle cose, però molti di voi, soprattutto negli scorsi giorni, ci avevano chiesto un contenuto simile, quindi abbiamo deciso di portarvelo e di farvi conoscere un pochino meglio questo Giacomo De Pieri. Fatemi sapere nei commenti se lo conoscevate anche prima dell'esordio con i grandi, magari c'è qualche appassionato che so che segue molto il mondo dei giovani, in particolare dell'Inter, magari lo conosceva già. Fatemi sapere quindi nei commenti anche se vi piace, se ci intravedete qualcosa di interessante in questo ragazzo. Vi invito ancora una volta a cliccare sul tasto mi piace, sul tasto iscriviti e a passare dal club di Passione Inter. Ve lo ricordo ancora: www.passioneinter.club, per unirvi alla nostra community e sostenere il nostro progetto. Ed infine, come sempre, se mi stai seguendo in podcast lo trovi in descrizione, mentre per chi mi segue su YouTube vi lascio qui un altro approfondimento da recuperare.